Benvenuti a questa nuova analisi economica in cui esploreremo una questione davvero affascinante. Il titolo di oggi è esattamente questo: Gli immigrati rendono un paese più ricco? È un grande mistero economico che ci spinge a chiederci se, storicamente, l'immigrazione abbia effettivamente trainato la crescita o se le persone si siano semplicemente spostate dove la ricchezza era già presente. Per scoprirlo, ci immergiamo nell'eccezionale lavoro di ricerca condotto da Sandra Sequeira, Nathan Non e Nancy Chian. Bene, partiamo! Per capire fino in fondo questa dinamica, dobbiamo fare un bel salto indietro, in quella che viene definita l'era della migrazione di massa. Immaginiamo l'America di quel tempo. Come ha sottolineato brillantemente John F. Kennedy, in quei decenni l'America divenne il colosso industriale e agricolo del pianeta. E attenzione, tutto questo non sarebbe mai stato possibile senza il duro lavoro, le competenze e l'intuito dei 23,5 milioni di persone sbarcate in quel periodo. 23,5 milioni, un'onda umana senza precedenti che ha letteralmente stravolto e plasmato l'economia, in modi che stiamo ancora misurando. Naturalmente, questo fenomeno non è avvenuto in un batter d'occhio. Guardando la linea del tempo, vediamo che l'inizio di questa migrazione su larghissima scala risale agli anni 1850, ma la vera svolta, il grande scossone, arriva negli anni 1880, con un massiccio cambiamento demografico. Non arrivavano più soltanto persone dall'Europa settentrionale o occidentale, ma enormi flussi dall'Europa meridionale e orientale, un mix incredibile di nuove culture, lingue e abilità che si riversava nel paese, un'era che si chiude poi degli anni 1920, lasciando in eredità una nazione con una demografia profondamente trasformata. E qui arriviamo al nocciolo della questione, al classico difficilissimo problema dell'uovo o della gallina. Gli immigrati hanno scelto di stabilirsi in contee che erano già ricche o sono stati proprio loro a renderle tali? Statisticamente, questa è una vera e propria sfida. Se ci basiamo solo sui dati grezzi, vediamo contee piene di immigrati che esplodono di prosperità. Ma c'è un trucco. Magari si sono solo trasferiti lì perché stavano costruendo nuove ferrovie o perché le industrie erano già in pieno boom. Isolare la vera causa è un bel rompicapo ed è esattamente il cuore dell'analisi di questo studio. Come se non bastasse, c'è un ostacolo ulteriore, chiamato selezione negativa. Praticamente, a causa delle pesanti discriminazioni o semplicemente per mancanza di risorse, i nuovi arrivati spesso non potevano comprare i terreni migliori o accedere ai lavori più remunerativi. Venivano letteralmente spinti ai margini, in zone meno attraenti e con molte meno prospettive. Questo significa che, se usassimo solo le metriche economiche di base, potremmo finire per sottostimare clamorosamente il loro impatto reale, proprio perché partivano da una posizione di grandissimo svantaggio. Quindi, come hanno risolto l'enigma i ricercatori? Con un'idea che è un vero colpo di genio metodologico. Hanno costruito un esperimento naturale basato sui treni. All'epoca la ferrovia era la via principale per spingersi verso l'interno del paese. I ricercatori hanno confrontato due tipi di contee, quelle che sono state collegate alla rete ferroviaria proprio durante un decennio di boom migratorio e quelle collegate durante un decennio di calma piatta, quando gli arrivi nazionali erano ai minimi storici. Entriamo nei dettagli di questa tattica. È un processo in 3 passi elegantissimo. Passo 1. Misurare esattamente l'afflusso totale di immigrati verso gli Stati Uniti anno per anno. Passo 2. Tracciare in modo meticoloso l'espansione della rete ferroviaria, decennio per decennio. Passo 3. E qui c'è la magia. Osservare dove questi due dati si intersecano. Il tempismo è tutto. Se la ferrovia arrivava nella vostra contea proprio mentre c'era un boom di sbarchi a livello nazionale, vi ritrovavate un'ondata di immigrati in modo del tutto accidentale. Questo stratagemma pazzesco permette di isolare l'impatto reale dell'immigrazione da qualsiasi altra variabile economica. Passiamo ora alla rivelazione economica a lungo termine, andando a misurare la prosperità facendo un salto in avanti fino all'anno 2000. Rullo di tamburi. Una volta che questa geniale metodologia ha spazzato via i dubbi sulle cause, andiamo a vedere come stanno quelle contee nell'anno 2000, oltre un secolo dopo. Il dato che emerge è sbalorditivo. Le contee che hanno ricevuto storicamente più immigrati registrano oggi un reddito pro capite medio più alto del 13%. 13%! Spostare una contea da zero immigrazione storica al 50° percentile fa schizzare la ricchezza attuale dei suoi abitanti del 13%. Un dividendo economico prolungato, solido e semplicemente enorme.
Ma attenzione, la ricchezza generale non è l'unico parametro positivo. Confrontando altri indicatori fondamentali del benessere odierno, notiamo miglioramenti pazzeschi. In quelle stesse contee, il tasso di povertà è sceso di 2 punti percentuali e in parallelo anche il tasso di disoccupazione è calato di 2 punti percentuali. Pensateci un attimo, quando si applicano cali di 2 punti percentuali all'intera popolazione di una contea moderna, stiamo parlando di un impatto massiccio sulla vita reale delle persone. E la cascata di benefici continua. I dati ci rivelano anche un netto aumento del tasso di urbanizzazione, che ha portato alla creazione di centri economici densi, vivaci e iperproduttivi. Ma c'è una cosa ancora più affascinante. Si registra un balzo significativo negli anni medi di istruzione completati dagli abitanti attuali. È chiaro come il sole che quell'impulso iniziale, portato dai nuovi arrivati, non si è fermato alle porte delle prime fabbriche, ma si è radicato nello sviluppo strutturale e culturale di quelle aree. A questo punto la domanda sorge spontanea. Quali sono i meccanismi di questo successo? Insomma, come ci sono riusciti a generare benefici che durano 100 anni? Nel breve termine, le leve di questa incredibile crescita hanno operato su 3 fronti principali. Da un lato abbiamo avuto una fornitura massiccia e provvidenziale di forza lavoro non qualificata, un vero carburante per alimentare la nascente rivoluzione industriale. Dall'altro, un gruppo fondamentale di artigiani altamente qualificati, che hanno portato mestieri specializzati dall'Europa. E non dimentichiamo i campi. Il settore agricolo ha fatto un salto in avanti pazzesco grazie a innovazioni come il seme di erba medica e tecniche avanzatissime per la rotazione delle colture. Ma parlando di innovazione, il livello di genialità introdotta ha dell'incredibile. Molti dei progressi più iconici di quell'epoca portano la firma di immigrati. Pensate a John R. Roebling, che ha pionierizzato i ponti sospesi, come il leggendario ponte di Brooklyn, oppure ad Alexander Graham Bell, a cui dobbiamo l'invenzione del telefono. E non è solo ingegneria, persino la società civile è stata rivoluzionata. L'idea dell'asilo nido, il kindergarten, è stata importata dall'immigrato Friedrich Froebel, cambiando per sempre l'istruzione infantile. L'aumento dei brevetti registrati in queste zone è stato letteralmente esponenziale. C'è però un paradosso affascinante in tema di educazione. Se guardiamo al breve termine, nel XIX secolo l'arrivo in massa degli immigrati ha effettivamente abbassato i tassi di iscrizione scolastica e fatto schizzare in alto l'analfabetismo, dato che molti scappavano dalla povertà rurale. Tuttavia, nel lungo termine la tendenza si è capovolta del tutto. Le comunità che all'epoca accolsero gli immigrati hanno finito per produrre generazioni successive con un livello medio di istruzione nettamente superiore alla media nazionale, un investimento sul capitale umano che ha avuto solo bisogno di tempo per fiorire. Infine, esaminiamo i costi sociali e le conclusioni, per avere davvero il quadro completo della situazione, senza tralasciare nulla. È più che legittimo chiedersi, ok, i benefici economici sono enormi, ma abbiamo pagato un prezzo in termini di tensioni sociali a lungo termine? Analizzando i dati dell'anno 2000, il risultato è cristallino. Nonostante le ostilità documentate e le innegabili frizioni politiche a breve termine di quell'era, l'impatto a lungo termine su cose come il capitale sociale, l'affluenza alle urne e i tassi di criminalità è oggi zero. Nessun effetto significativo. Insomma, i costi sociali si sono letteralmente sciolti con il passare del tempo, mentre i vantaggi economici si sono consolidati. E questo ci lascia con un interrogativo finale molto potente. Questa analisi empirica dimostra che le tensioni a breve termine tendono a svanire, mentre i dividendi economici continuano ad arricchire la società per più di un secolo. Di fronte a prove così evidenti, la domanda cruciale è: in che modo l'apprendimento di questa rigorosa lezione storica dovrebbe guidare e modellare la nostra comprensione delle dinamiche e dei movimenti globali dell'economia moderna? È una riflessione profonda che i dati ci invitano a non ignorare. E con questa domanda vi lascio. Alla prossima analisi!